İskender kebap et döner. E finalmente possiamo entrare anche dentro la moschea di Bursa. Sono finite le funzioni, ci si toglie le scarpe e si può visitare. Tutti si lavano le braccia, si lavano i piedi, si lavano la testa e poi bevono e sputano diverse volte. È proprio una sorta di purificazione. E adesso caffettino della Rita 40 gradi a 40 gradi dopo essermi purificato nella moschea. Caffettino, io di nuovo tè. Poi ci diamo una sciacquata ai piedi. Voglio il brodino. Il brodino Caldo. di dado. Il brodino di dado. Il caffettino di Rita e il brodino di dado. Bagni puliti, impeccabili a 10 lire. È andata in bagno anche Rita e poi andiamo a visitare la tomba di, adesso ve lo dico, comunque è stato un fondatore dell'impero ottomano e si chiama Osman Gazi. E ci sono le tombe perfettamente custodite, andiamo a visitarle 10 minuti a piedi. Adesso dobbiamo attraversare la strada e rischiamo la vita, ragazzi, forza! Apposta quello 100%. Ragazzi, noi vi portiamo solo in bei posti e anche questo è patrimonio dell'UNESCO. Andiamo a vedere queste famosissime e importantissime tombe. La tomba di Osman Gazi a Bursa è una tappa obbligatoria per chiunque sia interessato alla storia ottomana. Questo sito splendidamente mantenuto è il luogo di riposo di Osman I, il fondatore dell'impero ottomano. Il complesso non ospita solo la tomba di Osman Gazi, ma ospita anche la tomba di Orhan Gazi, aggiungendo ancora più significato storico. Ci sono manufatti affascinanti da esplorare, come un orologio dell'epoca di Abdulhamid II, che arricchisce davvero l'esperienza. 1281-1360, la tomba perfettamente mantenuta del sultano ottomano, fondatore dell'impero ottomano. Ragazzi, mentre ammiravamo il panorama di Bursa, c'è Sergio, la compagna? Cugino. Che ci seguono sul canale, ci hanno riconosciuto e sono venuti a salutarci. Ma anche Sergio ha un canale, adesso poi vi dico come si chiama, va bene? Grazie per essere passati a salutarci. Grazie mille a te. Un po' parla italiano, E comunque Sergio, dopo una bella chiacchierata e 4 risate, ci sta accompagnando, si è offerto di accompagnarci a visitare qualcosa di Bursa. Forse ci sta portando in una strada
ottomana, Arap şükrü. Spiegalo tu Sergio, col tuo italiano perfetto. Dove stiamo andando? Stiamo andando in Arap şükrü. Sakarya, strada Sakarya. Una strada antica. Una strada ottomano. Una strada ottomana, quindi antica. Andiamo. Non ci aspettavamo che Bursa fosse così grande, è la quarta città più grande della Turchia con, se non sbaglio, abbiamo fatto delle ricerche con 3.100.000 abitanti. Questa è una via bellissima dove ci hanno portato Sergio con tutti i ristoranti, guardate, stradina stretta, ristoranti destra e sinistra. Grazie a Sergio vi diamo qualche notizia, qualche informazione, perché noi spesso viaggiamo senza informarci e studiare quello che dobbiamo vedere. Probabilmente è un errore, ma siamo fatti così, viaggiamo e poi vedete, poi alla fine scopriamo le cose. Bursa significa, in turco significa, in italiano significa turco, essendo la capitale ottomana, la prima città, l'avevano chiamata turco. Quale? Cioccolato. Cioccolato medio, grande e piccolo? No, quale? medio. Medium. I know, me I know. Alex, no problem. Preso, grande dato. Alex, okay. Merhabalar. Buyurun. What is yours? Dominic! Oh, e prendilo! E prendilo! Questa Turchia. Grande. Ci rinunci. Ringrazia Sergio che te l'ha pagato lui. Afiyet olsun. Oh, hai rischiato di non prenderlo il gelato. Almeno è buono sto gelato. Siamo quasi arrivati nel posto, nella pasticceria dove dobbiamo mangiare appunto questo tipico dolce turco, ottomano. Dolce tipico turco o gelato, che cos'è? Dolce tipico turco congelato. Ah, dolce tipico turco congelato. Sì. E assaggiamo. È un dolce tipico caldo e freddo. Sotto c'è il gelato e sopra c'è questa parte calda che Sergio dice essere come si chiama la parte di sopra? Semola. Semola, sì, questa semola sotto semola e latte e sotto gelato. Gelato col pistacchio, Con aromatizzato al pistacchio, pistacchio. aromato con pistacchio. E questo cioccolato. Questo Naturale. naturale, sì. Assaggiamo ragazzi. Vai Rita. Sentiamo Rita le tue impressioni. È fantastico. Approvo. È buona questa parte fredda Tutto e buono, gelato caldo, sotto. freddo. Che basta che a Rita gli date un po' di gelato di dolci. Buonissimo. E poi Rita, è ottomano non l'avevi mai mangiato. No. Dondurma e gelato, irmik, semola. Ve lo faccio dire da Sergio come si chiama questo dolce, perché è complicato per noi pronunciare perfettamente certe parole. Quindi si chiama irmik tatlısı. Così. Che sarebbe scritto così. Sì. Irmik dondurma
questo è gelato in turco. Dondurma. Dondurma è gelato. E irmik è semola. Semola. Tutto chiaro ragazzi, non vi diciamo altro. Grazie mille Sergio per averci portato in giro, per averci fatto conoscere qualcosa e per averci anche fatto mangiare il tipico dolce turco. Grazie mille anche a te, grazie. Grazie a te per oggi. Per la compagnia. Sì, per la compagnia oggi insieme. Ok, Molto piaciuto per conoscerti. anche per noi è stato un piacere. Grazie e buon viaggio. Sì. E ciao. Bella giornata, bella passeggiata a Bursa. Adesso rientriamo in camper, prendiamo un taxi, 20 minuti e dovremo essere all'area sosta. Avete visto anche in Turchia il nostro follower Sergio e ci ha portato in giro a scoprire alcune cose. Gentilissimo, grazie Sergio, se guarderai questo video. 19 minuti, taxi pronto. Speso 10 euro e anche. Figurati. Va bene? Cavolo. 20 minuti di tratta. Casa Dolce Casa ragazzi, ci siamo attaccati alla 220. Nicola di Mondo Riparazioni mi aveva messo un relè di priorità che quando mi attacca alla 220 il clima va direttamente a 220, quindi non sotto inverter. E adesso ci rinfreschiamo in un attimo e stiamo da Dio. Ci voleva, c'è un caldo mostruoso. Adesso 2 secondi col clima stiamo bene. 7:30 ragazzi, e nel frattempo che ci siamo rinfrescati un po' col clima, Rita sta disossando una coscia di tacchino perché hai deciso di non farla al forno, no? Per via del calore, del... Sì, ci impiega tanto e... oltretutto sì. Sì, e ci scalda di nuovo tutto il camper. Meglio Meglio in in tegame. tegame, no, ma soprattutto perché si cucina molto più velocemente. Sì, più perché molto ormai... più veloce, poi l'induzione non scalda così. Ma anche, vabbè, il camper ormai è fresco e anzi, devi dire che ti sei spostata le ventole da addosso perché vi freddo. Ho freddo. Vabbè, ma io sono particolare. Certo che una coscia di tacchino la riempi la padella e ce n'hai carne? Sì. E Bella poi- umida la Sì, coscia. sì, sempre buona, sì. No, ma in tegame così la carne Sì. è fantastica. La Rita la pulizia delle patate perché le fai in padella come fossero arrosto. Come fosse l'arrosto, sì, con un filino d'olio. Quindi coscia di tacchino disossata e patate in padella diventano secondo me più buone che al forno. Sì? Sì, l'altro giorno infatti ti ho detto falle in padella. Si possono fare anche con la parmigiano e il pangrattato. Però bisogna farle bollire prima, un pochino. Perché risultavano alla fine con questa crosticina che non era proprio male. Però così bisogna farle al forno, No, bisogna vai farle così. bollire No, un po'. no, vai poi- così al volo che sono già le 8 e Davide deve mangiare. sì. Bene ragazzi, siamo pronti. Forza a tavola la Rita. Dai. Andiamo. Forza, Aspetta, dai. accendiamo anche una luce, che ne dite? Luci Ah, vediamo. ne abbiamo luci, Bello. Vai Rita. A tavola. Buon appetito. Buona. Patate arrosto. Tacchino in umido. Sembra la festa del ringraziamento. Dai, a domani. Bella passeggiata oggi. Cavolo, abbiamo Ti è piaciuta? camminato parecchio. Per oggi scarpe comode, è sì, andata bene. sì. Dio. Dopo mi sa che mi vado a fare una bella doccia e dormo da Dio. Ciao. Grande Dado, ci vediamo domani? Sì. Certo che ci Certo. vediamo Dado. Ciao. Buongiorno a tutti amici.
8:10 del mattino, sono in piedi dalle 5:50, 2 ore e 20 già. Ho lavorato al computer, ho fatto la cassetta, ho aperto il tendalino, vi faccio vedere. Guardate che bella situazione, così non batte il sole nella parete, stiamo più freschi, anche se in questa bellissima area sosta siamo attaccati alla corrente, quindi il clima lo possiamo tenere acceso tutto il giorno, meraviglioso. Rifaccio la dinette qua perché, come sapete, diventa un letto di notte per guardare la TV, ci sdraiamo qui e poi dobbiamo fare un sacco di cose, lavatrici, pulire i pannelli, allenarci, siamo sempre in giro da una parte all'altra, abbiamo bisogno di fermarci un giorno, in quest'area sosta si sta molto bene. Continuiamo a lavorare, iniziamo invece a pulire il camper, a smontare tutto e tra un po' a fare le lavatrici, ma prima sto finendo di fare i sottotitoli ad un video. Rita invece sta pulendo sotto il letto le doghe e tutto il resto, aspirando. Dado invece sta scrivendo il suo libro, perché dovete sapere che lui è come Shakespeare. Sì, Uguale. la stessa cosa. Tieni Shakespeare. Grazie. Abbiamo attaccato la prima lavatrice, ne dovremo fare almeno 3. La prima lavatrice è inclusa nel prezzo del camping. Bello. Comunque vogliono 100 lire, 2,20 euro. E poi le altre quindi le paghiamo, la prima inclusa. Vediamo se sta andando. Adesso ci riempiamo una bacinella, devo salire sul tetto e pulire i pannelli. Piano piano facciamo tutto. Ragazzi, l'1 in punto, siamo arrivati all'ora di pranzo. Abbiamo fatto lavatrici, forse l'avete visto. Ho pulito i pannelli, ci siamo allenati io e Dato, abbiamo lavorato, abbiamo pulito il camper. Abbiamo fatto tante cose stamattina. Adesso pranziamo. L'ha dato che bello con la magliettina a maniche lunghe perché c'è il clima acceso. Sì, fa freddo. Fa freddo. Rita sta preparando, forse ha già fatto un ragù per la pasta asciutta, tagliatelle, non so cosa faremo. Ha messo l'acqua a bollire e ci facciamo una bella mangiata al fresco, ragazzi. Questa è una spesa davvero fatta bene, con i fiocchi, come si può dire. È una spesa azzeccata, non se ne può fare a meno del clima. Parcheggiati qua, attaccati alla corrente, quindi non consumiamo neanche nulla, è fantastico. Possiamo riposare di pomeriggio, possiamo lavorare, sederti in un divano. Ragazzi, a 35 gradi seduto in un divano mentre sudi e il tessuto bollente, è impossibile. Non puoi vivere dentro un camper d'estate, in piena estate, in Grecia, in Sardegna, comunque dove fa 35-40 gradi. Ok, prendiamo il vino e ci sediamo a tavola. Due spaghi perché no, ci sediamo. l'1:15. Dado, metti via il telefono, sì, e mangiamo. Vi dico quanti gradi ci sono fuori, ragazzi. 30.4 e dentro ne abbiamo 28.8, ma c'è più fresco di 28.8, stiamo proprio bene, si sta bene, non lo so perché non scendano mai. Comunque fuori 30.4 ci sarebbe un'aria calda qua dentro, assurdo. Ok, TV e pranzo, ragazzi, ci vediamo dopo. Riposino, tranquilli, oggi giornata fermi, non è che ci siamo riposati, però ci siamo fermati ed è bellissimo ogni tanto. Buonasera amici, giornate epiche, tranquille, chiusi, lavorando. Abbiamo fatto tante cosette come vi ho già detto. Rita si sta allenando a quest'ora. Chiusi dentro, clima acceso, si sta da Dio. Domani mattina ce ne andiamo, ci spostiamo e raggiungiamo Istanbul. Non vediamo l'ora. Sarà dura perché con 33-34 gradi visitare una città e camminare tutto il giorno sarà impegnativo, ma sarà anche bellissimo. Quindi ci siamo sentiti poco perché in realtà non stiamo facendo nulla, siamo qua. Ok, quindi ci vediamo per l'ora di cena e ci salutiamo poi per l'indomani mattina. A dopo. Vi ho detto che aveva una fabbrica di camper, è venuto subito ad aiutarci, ci sta smontando un pezzo della doccia.
e ce la sistema perché si è rotta un perno di plastica, è vecchio. Ma ho montato tutto e credo che lo sistemi alla grande. Sono andato al volo in un market a comprare delle zucchine, a comprare la marmellata, a comprare qualcosa che mancava. Con il monopattino in 2 secondi si fanno le commissioni. Rita adesso le sta preparando. Un paio di zucchine trifolate. Rita continua a mettere cose deliziose nel mio piatto. Io la allontano da mettere le melanzane nel mio. Ah, non le vuoi? Abbiamo un bellissimo film in pausa pronto da far partire in TV. Abbiamo una buona cena e abbiamo fatto tante cose che ci rendono felici e sereni. Felici per aver compiuto i nostri doveri, ecco. Va bene ragazzi, ci vediamo domani mattina, decidiamo se andarcene, andare a Istanbul oppure rimanere un altro giorno qua. Vedremo, non lo so, mi deve portare un pezzo della doccia che aggiusterà, quindi vediamo a che ora viene, non lo sappiamo. Buona cena, buona cena e a domani. Tito, a domani. Buona. Amici, buongiorno, è mezzogiorno e ci stiamo spostando per andare a Istanbul. Prima però vi faccio vedere come hanno sistemato di nuovo la nostra porticina della doccia. L'hanno rimontata. Si era rotta una plastica qua dietro e quindi era caduta fuori praticamente. E per fortuna adesso è di nuovo a posto. E il camper è vecchio, ogni tanto qualche plastica si rompe. Comunque rimontata, praticamente non ci ha preso nulla. Persona straordinaria, ma proprio di una gentilezza unica. Ci ha accompagnato l'altro giorno al centro della città, mi ha fatto questo lavoro. Stiamo spendendo circa 22 euro al giorno con corrente inclusa, docce, carico e scarico, questo lavoro della porta. Cioè con 44 euro sono rimasto 2 notti e mi ha fatto anche il lavoro. Buongiorno anche alla Rita, sta cercando un parcheggio a Istanbul, mettiamo in moto e ce ne andiamo, ok? Abbiamo fatto i servizi, abbiamo impostato un'altra area sosta a Istanbul, 1 ora e 49 minuti, 146 km. Stiamo quindi lasciando Bursa con 36 gradi. Chissà Istanbul, credo non cambi nulla. Un'oretta e mezzo di distanza, sì, un po' più a nord, spero un po' più ventilato, quindi magari un po' più di fresco, perché visitarla con queste temperature un po' mi preoccupa. 36 gradi in giro a passeggio, camminando tutto il giorno, aiuto. 135 km appena parcheggiati, clima subito in moto, non si potrebbe altrimenti. 34 gradi e 1 qua e subito a scaldare avanzi di ieri o avantieri. Pranziamo, ci riposiamo un po', anche oggi sveglia alle 5:30, qualcosa del genere. Poi niente, dopo il riposino raggiungeremo Istanbul e ci parcheggeremo in un'altra area sosta al sicuro e domani mattina la visiteremo. Quindi state con noi perché visitiamo la 7ª città più grande del mondo con oltre 15 milioni di abitanti. Va bene ragazzi, deve essere stupenda, è la destinazione che tanti scelgono e tanti desiderano nella vita visitare. Noi lo facciamo domani. Meno male che abbiamo sempre qualche avanzo. In 448 proprio un missile, abbiamo il pranzo a tavola. Salva pranzo. Non che rimanendo qualche minuto in più non ce la faremo, perché qualche scorta l'abbiamo messa. Purtroppo. Vabbè. Ragazzi, buon pranzo, ci vediamo dopo, dai, come vi ho detto, per andare a Istanbul. Ciao. Buon pomeriggio amici, siamo di nuovo in viaggio verso Istanbul, 1 ora e 45 minuti al parcheggio. Trovato da Rita. Parcheggio buono a 5 minuti dalle taxi navette che ci portano al centro di Istanbul.
taxi, navetta nel senso proprio non navetta pulmini, navetta proprio una barca che fa la tratta dal centro a dove parcheggiamo noi. Ragazzi, fermati al casello, 1695 lire, la bellezza di 35 euro buoni. Vediamo per la prima volta lo skyline di Istanbul. Parte da qua a sinistra e finisce a perdita d'occhio a destra, una città immensa deve essere. C'è un po' di traffico a Istanbul, per dir la verità. Non ci aspettavamo niente di diverso, anzi. Speriamo di arrivare tranquilli al parcheggio. Rita teme un po' il traffico di queste metropoli. Davanti a noi una torre bellissima di 360 metri, ma non sappiamo pronunciare il suo nome. La forma assurda, bellissima, ultra tecnologica, è recentissima, completata nel 2021. Siamo fortunati, davanti a noi nella nostra strada non c'è traffico, dall'altra sono tutti fermi. Speriamo che continui così. Prima straordinaria notizia, non c'è caldo assolutamente e nei prossimi giorni dovrebbero anche scendere ancora di qualche grado, ma sembra che si stia proprio bene a quest'ora. Vabbè, sono le 6 di sera. Sì, però c'è una bella arietta, si sta proprio bene. Il parcheggio l'abbiamo trovato, bellissimo. Adesso ci dice dove metterci. Ragazzi, abbiamo trovato il parcheggio migliore del mondo. 10 euro al giorno, c'è carico, scarico, docce, c'è di tutto. E poi da qui magari con le barche come vi ho detto, con un taxi, con altri 10 euro raggiungi il centro, quindi alla grande. Adesso ci mettiamo l'oscurante perché batte il sole tutto il giorno. E basta, apriamo tutto e c'è anche una bella... Sì, si sta bene. Ci siamo sistemati, abbiamo messo l'oscurante, abbiamo aperto tutto per far entrare un po' di aria. Adesso mi rimetto al lavoro, guido e lavoro, guido e lavoro. Dado a fianco a me col computer suo. Lavoro perché in questi giorni dobbiamo uscire adesso tutti i giorni e magari per tutto il giorno, e quindi devo, adesso che ho tempo mi metto insomma, perché nei prossimi giorni non ne avrò. Dado qua a fianco, bravo Dado, buon lavoro. E Rita si rifà i capelli, l'acconciatura, così domani mattina ci svegliamo e usciamo, non perdiamo tempo. Vorrei essere domani mattina alle 8:30 fuori, mi piacerebbe. Sono sempre molto entusiasta di visitare queste grandi città o comunque di visitare questi posti famosi, ambiti da tutti, cioè chi è che non si farebbe un viaggio a Istanbul? E quindi non vedo l'ora di scoprirla. Nel frattempo che Rita prepara la cena, ci siamo quasi, sono le 8:15, io vado a farmi una doccia, i ragazzi hanno detto che ci sono, andiamo a verificare. Ragazzi, siamo arrivati all'ora di cena, finalmente aggiungo, perché sì. È prestissimo, sono le 8:30. È perfetto, orario italiano Rita, 8:31 stiamo già sgarrando. Comunque ha fatto del pollo con le carote, quello che passa in convento, quello che c'è in frigo. Quello che c'è in frigo, perché ormai siamo agli sgoccioli. Poi abbiamo delle melanzane al forno che non manchino mai, anche perché qui in Turchia si trovano melanzane, zucchine, pomodori, non ho trovato altro. Abbiamo anche delle olive grigliate. E sotto abbiamo anche il vino di proprietà. Vabbè, ci vediamo domani per visitare Istanbul. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao.